Eccoci qua per e con Shanti. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Sta affettando delle patate e a un certo punto fa una specie di intaglio in una delle patate, creando come un timbrino a forma di cuore. Ti dà l'autorizzazione? Sì, sì, è molto giocosa e divertita, come se intorno a sé avesse anche dei topolini che girano intorno, topolini amici. Quindi è molto divertita, dice di sì. Sembra un po' un mondo di sculture di pasta di pane, Sì, sì, no? sì, Con le casette, i fiorellini, i topolini. Un po' naif. sì, Shanti, nome del suo progetto. Ti dà l'autorizzazione, sì. sì, 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 assolutamente. Cosa ti stampa un cuoricino sulla fronte con il timbrino di patata? Mette diversi cuoricini su una parete, sì, sì, sì. E Ok. scrivendo sì. Coi cuoricini scrive sì. Mm. La disperazione di sua mamma all'epoca. Segna sui muri. Nome del progetto. Senti, io vedo corsia d'emergenza, come se in questo momento lei, a guida dell'auto, necessitasse proprio di accostarsi e fermarsi. È proprio una esigenza che gli comunica l'anima. Perché? Mm, Perché mi fa vedere questa guida un po' a singhiozzi, ehm, in cui magari le marce non sono ingranate nel tempo giusto, al momento giusto, in cui c'è qualche raschiata, in cui c'è una guida un po' incostante, a volte un po' nervosa, così come se l'anima volesse quindi farla accostare, fermare, farla respirare, rivalutare tutto, per poi farle riprendere una guida più stabile, più sicura. Nome dell'anima. Tipo fiato, respiro, Nome dello spirito. cavallo blu. Prima sessione di Shanti, vibrazione. 4,5 miliardi. Consapevolezza. 150. La gallina canta. PS. Beh, di marzapane, ovviamente. 44. Gatti. in fila. Sì, Vite precedenti. Di pasta di pane i gatti. Neri. carbone attivo. E dunque, cos'è? Vite precedenti. 2009 finale. Cervello. 9 e mezzo. Suscettibilità ipnotica. 40. 3D. 68. 6-8. Sì. Vivacità animica. È come se vedessi, mm, mm, dunque, un 98 che si alterna a un 100. Mm. Come se vedessi questo 98 più trasparente, più sottile, applicato come un trasferello sopra il 100. Quindi che in realtà la vera potenzialità imminente, immediata è il 100, però come se ci fossero alcuni blocchi, alcuni freni.
Infatti è come se pensassi che ci fossero dei problemi su proprio la vivacità animica. Infatti Shanti è un diesel, ci mette Mm. tantissimo tempo a scaldare il motore, a decidere di fare una sessione. Sono passati, bah, 7-8 anni da che ha iniziato a seguirci. Entità eteriche. C'è un coccodrillo che crea una specie di sbarramento, no? Che poi può essere anche sotto forma di ponte levatoio, perché quando magari appunto lei si avvicina, no, ad un determinato progetto, lui vuole sollevargli il ponte levatoio in Mhm. modo che lei non possa andare al di là del ponte, no? Poi c'è un uomo del tempo che si comporta in modo un po' da terrorista, come se le sussurrasse all'orecchio senza farsi sentire come parole, ma facendo sentire l'energia, che se lei va in una determinata direzione, quella non andrà bene. Oppure, se lei va in quella specifica direzione, lei rimane fregata, ok? Quindi a lei non arriva la frase, ok? Ma arriva la sensazione, la vibrazione. Quindi di fatto quel senso di incertezza nel non sapere quale linea temporale prendere. E poi c'è un gufo che la osserva costantemente, la giudica, la ammonisce e con Mhm. la sua testa e con il suo movimento di occhi è come se si spostasse da lei e subito dopo verso gli altri, come se lei dovesse fare un confronto tra com'è la sua vita e com'è quella degli altri, cosa riesce a fare lei, cosa riescono a fare gli altri, oppure cosa pensano gli altri. Quindi sempre un discorso di giudizio e di paragone. La, la prima, scusami, A prima cos'era il coccodrillo, poco da un ponte rettilo. levatoio, sì. E bah, basta. Uno. Sì. Mentali. Um, ma allora, mi dice costrizioni, come se lei mm, non si comporta, questa entità mentale, come se la inducesse a non comportarsi in maniera del tutto naturale e autentica. Cioè, come se lei mm, avesse difficoltà a far venire fuori la vera se stessa, perché lei ha sempre come una specie di banco di prova che è esterno. Ok? Quindi in base a questo banco di prova esterno, che può emettere un giudizio, che può fare una critica, che potrebbe bocciare, diciamo così, il suo progetto, la sua idea, allora lei un po' agisce di conseguenza, ok? Magari a volte anche per non deludere certe aspettative, oppure a volte perché questa giuria non la fa sentire all'altezza. Quindi è come se ci fosse questa specie di, sì, chiamiamola giuria, che produce in lei questa costrizione, quindi non essere se stessa, ma orientarsi sulla base di, ok, di questa giudizio esteriore. Mm. E qua lo vedo come livello 5. Poi c'è, mi viene instabilità. È un'entità mentale che crea a volte proprio anche un senso un po' di, ma non so come dirti, a volte anche un po' di insofferenza quando stai in una determinata situazione, di insofferenza, di indecisione, alle volte il desiderio di mollare quello che sta facendo, piuttosto che di non iniziare a intraprendere quello che sta facendo. Mm. Ehm, Comunque la sensazione è anche quella di come un'azione che
magari parte e mh, non sfocia, ok? Però mi viene come instabilità, Mhm. direi come livello 4. Poi appunto mi viene curami, che è come un'alternanza di situazioni che questa entità mentale le produce. In alcune situazioni è lei a dover essere curata, ok? Quindi come se lei avesse bisogno di attenzioni, di amore, di affetto in maniera smodata. Altre volte invece è come se altri, no, fossero in questa condizione e per cui di fatto vedono in lei diciamo così, un punto di forza, un punto di riferimento per generare anche una forma di dipendenza nei suoi confronti. Mm? E questo direi a livello 3. Impianti. Allora, ci sono questi chiodi che vedo più profondi nella parte destra, direi, della testa. Gli altri, nella parte sinistra, sono più che altro delle puntine e rimangono anche a livello più superficiale. Però è come se questi chiodi andassero in qualche modo a intervenire sulla forza dei suoi intenti e dei suoi pensieri, quindi andassero un po' a indebolirli. Poi c'è un chiodo proprio anche in gola, ehm, che le va a impedire il flusso naturale della sua espressione, che altrimenti potrebbe essere più fluida e allo stesso tempo più corrispondente alla sua interiorità. Poi ci sono anche dei chiodi a livello addominale che vanno proprio più che altro ad agire a livello energetico, sul terzo chakra, sul suo potere personale. Quindi anche in questo caso lo vanno ad indebolire. Quindi anche la sua indecisione è molto inficiata, no, da questi chiodi. E basta. Va bene, causa esoterica dell'essere, di aver indugiato così tanto per fare questa sessione. Lei parla di paura della paura. Sì, lei ha diverse paure generalizzate, sfumate, che a volte non riesce neanche precisamente ad individuare, perché quando le individua in realtà le arresta, le supera. Per quanto riguarda questa sessione, lei vedo che in un certo senso è anche come distratta, cioè c'è una parte delle sue entità, sia mentali che eteriche, che la vogliono distrarre da se stessa, ok? Da un viaggio interiore profondo. E poi è distratta anche dall'esterno, essendo lei, per esempio, in una relazione in cui il suo partner, non è molto interessato, ok? A questo tipo di analisi eterica dell'esistenza. Per cui lei, si fa trascinare, diciamo così, da queste distrazioni, Sono chiamiamole. cavolate, no? Lui la pensa così, lei un pochettino si fa trascinare. Sì, Cos'è la paura, Monica? ma la paura me lo fa vedere proprio sotto forma di ragno. C'è il ragno che ha generato appunto questa ragnatela, Mhm. mm, ha generato proprio la paura come madre di tutti i nostri blocchi. È anche una vibrazione, no? Se su una scala di 100 l'amore disinteressato, incondizionato è 100, perché immagino che meglio di quello non ci sia nulla, dove sta la paura? Eh, allora, allora, intanto l'amore incondizionato non lo vedo qua, Mm. cioè, io sinceramente qua Sulla sotto questa terra, cupola non lo vedo, l'amore ok? incondizionato, ok? Ehm, lo vedo fuori, ok? Qua
vedo che l'intento ovviamente è quello di instillare paura costantemente a livello individuale e a livello globale. Però noto appunto che l'amore permea ovviamente tutto, ok? Quindi rispetto a questa scala posso dirti che l'amore lo vedo 200, ok? Cioè esattamente il doppio della paura. Però è come se il 200 lo percepissero poche persone. E molte persone riescono invece a percepire la scala costituita dalla paura. La scala costituita dall'amore invece da pochi è percepita. Va bene. Però io non vedo Shanti vicino al 100, delle sue paure. Se mi chiedi di Shanti, io la vedo al 30, Mhm. supponendo che ci sono 100 tacche, no? Io lo vedo a tacca 30. Va bene. Mm, mm. Apriamo le porte del cinema. Lei non lo voleva neanche chiamare, aprire, insomma, il cinema. Il compagno, Il compagno sì, viene come con una cassa che proviene da un mercantile di una nave, con degli da una strumenti nave dentro, mercantile, sì, degli strumenti, con degli attrezzi, sì. mm, mm, di legno. Perché? Perché per lui è importante aggiustare le cose, cioè in maniera diretta, in maniera pratica. È importante intervenire lui personalmente per sistemare le cose. Shanti ride, quindi lo fa davvero nella realtà. Ok, i genitori, padre e madre. Il padre viene super premuroso. Ehm, non so se da bambina gli lavava i capelli, non so adesso perché questo particolare deve venire fuori, non ho idea. Mm. Ehm, come se si dovesse accertare che lei è tutta a posto, che si è coperta bene, come se le dovesse mettere anche uno scialle sulle spalle, così. La mamma. La madre è sbuffa. Mm, chissà se la madre, in una certa misura, ha patito il debole che il padre ha avuto per la figlia. Sì. Non so, penso che lei però non l'abbia mai veramente espresso, eh. Però è come se questo dentro di sé l'abbia fatto venire, non so come dirti, una specie di astio verso la figlia, come una leggera Rivalità. competizione, sì. Il cuginetto con un piccolo ritardo. Cuginetto, insomma, cugino. Sì, cuginetto. Così come se si dovesse un po' coprire, abbassa un po' la testa, ehm, così un po' nascosto, un po' i capelli, così che... un Mm. po' così, I timidino. suoi tre gatti e due cani. Eh beh, certamente sì. Che fanno? Dove sono? Sì, il cane sembra Pluto, no? Mi viene sotto forma così. Sì. Ma lupo lupo o cane lupo? Pastore tedesco? No, un lupo lupo. Ehm, È arrivato lì? Me lo alzi che lo voglio vedere. Ah, Dio, fortuna che non lo vedi, Monica. È tutto nero. E che fa? No, non è un lupo ehm, comunque, non è un lupo, è un cane nero. non so perché mi è venuto sotto forma di Pluto, come se avesse questo carattere qui, no? Molto interattivo, con queste orecchie così. Non so, che prendono diverse direzioni, ce ne sono venuto così.
sotto I forma di gatti dove pluto. vanno? No, i gatti sono attentissimi in prima fila, quindi sono praticamente in piedi, no, scusami, seduti con le zampette puntate che guardano dritto in direzione del film di Shanti. Mhm. E niente, quindi sono tutti presenti ovviamente, le sue creature. Va bene. Causa esoterica dei mal di testa. Ma appunto, allora, mm, allora, perché lì me ne aveva collegato, cioè, allora praticamente mi viene come se ci fosse una specie di meccanismo, cioè che, come dirti, lei che è stata molto amata e anche apprezzata dal padre, ok? Però lei adesso si sente come nella vita di dover in qualche modo avere lo stesso tipo di ritorno anche dagli altri, ok? E questo in realtà diventa un po' un problema, perché in effetti poi l'esterno difficilmente gli restituirà quello che gli ha dato il padre, ok? In termini di approvazione, di giustificazione ad oltranza di ogni cosa, hai capito, di amore così forte. Mm? Ehm, quindi è come se la vedessi un po' così, come se lei, come, come si potrebbe spiegare se non in questi termini? Così. Cioè, sì, lei ha ricevuto talmente tanto dal padre che è come se in qualche modo le mancasse il fatto di non poter ricevere anche da fuori le stesse cose. E da lì il Ok? mal di testa. Sì. Una specie di disequilibrio energetico. Sì, anche perché, diciamo così, le due parti, la destra e la sinistra, cioè quello che poi ha ricevuto dalla madre rispetto a quello che ha ricevuto il padre, non sono molto in equilibrio. Quindi lei alla fine, quando si approccia con l'esterno, è più come se si approcciasse con l'atteggiamento della madre, no? Che ha avuto nei suoi confronti. C'è una correlazione con mal di denti che ha avuto pochi giorni fa? Quello mi dice che la sua anima la voleva mettere di fronte a una paura e allo stesso tempo farle vedere come lei era in grado di risolvere questa stessa paura. Sono, diciamo così, delle piccole prove, dei piccoli esami, no? Importanti per farla crescere. E in effetti lei poi questa cosa l'ha superata egregiamente. Va bene. Manca la volontà e focus precisi. Dice facilmente degli ottimi no, ma mai dei solidi sì, che poi si ricollega un po' alla paura della paura. Sì, esatto. Beh, in questo in realtà vedo che agisce molto il coccodrillo, proprio perché alzando, diciamo così, questo ponte levatoio, non le dà più l'opportunità, diciamo così, di cavalcare l'onda, no? Di andare sopra il suo ponte levatoio. Mm? Però invece il no, che significa alla fine fermarsi, quello le viene molto bene, perché il suo problema sono le partenze. Infatti anche nella sua entità mentale instabilità, la difficoltà è proprio far accendere correttamente la miccia e continuare, diciamo così, no? A farla procedere. Però il no a lei le viene molto bene perché significa non partire proprio. No, boh, sono ferma. Mm? Ok, perfetto. E veniamo ai sogni. Al primo, molto interessante, di 10 anni fa, anche 11, viene a mancare il suo ex, che peraltro chiamiamo come disincarnato, e un paio di mesi dopo fa un sogno in cui lei è all'interno di un luogo
Poi c'è una porta e lui è all'esterno della porta che rimane chiusa e parlano attraverso la porta. La Chi è? parte in cui c'è lui è molto più luminosa e lei è come se fosse in penombra. Mhm. E lei sta facendo sì con la E, testa. Quindi lei è nella Matrix e lui è nell'oltre. mm, e quindi è come se lei non voleva o non era pronta che lui andasse via. Non, non, non si riusciva a dare una spiegazione, che potesse davvero tranquillizzarla e soddisfarla. E lui cercava in qualche modo di farle capire invece l'importanza di questo loro distacco, Mhm. che non era drammatico. È pazzesco. Allora, ieri sera, cosa che io non faccio mai, parlavo al telefono con un amico che mi raccontava una cosa che io sapevo di suo padre che è mancato 5 anni fa. E mi raccontava del fatto che di lì a poco lo ha sognato in totale 3 volte con una modalità identica. Si sono parlati, io sto bene, tutti i vari screzi, questioni che non andavano bene, non hanno nessun tipo di importanza. Ti va di chiamarlo, Monica? Ma io non so, non riesco a connettermi, non so chi è. Così. Ok. Non, Papà di Roberto, vediamo se viene solo così. un po'. Non so, mi è una stanza di un albergo, comunque che non è sua, un posto che non è suo. Mhm. Non so perché non la percepisce come sua. E dove sta adesso? O dove è stato per un periodo, un posto che non è suo. Io la sua storia non la so, so che poi insomma, si è separato, quindi è probabile che fosse fuori di casa, insomma, in quel periodo. Può essere. Vabbè, no, Eh, se è un esperimento che costa troppa energia e in ogni caso non è il caso di fare, non lo facciamo, nel senso, possiamo chiamare l'ex di Shanti, poi qualunque altra cosa che succeda intorno è comunque fortuna, diciamo. Mm? E adesso non capisco più niente perché forse sono un po' in confusione perché vedo come una scatola che si apre, una scatolina che può essere di sgombri, di sott'olio, adesso però non so a chi si riferisca. chi ce l'ha in Eh, mano? L'ex di eh, Shanti? non lo so, adesso la vedo così. No, penso a quell'altro. Come se quest'altro avesse questa scatola, non so, magari lui era così, che per un periodo magari non cucinava, Ah, mangiava queste cose, così, no? mhm. Dei grissini, cose così, no? Ecco, che guarda fuori dalla finestra, c'è un po' di senso di malinconia, mm, delle domande come esistenziali. Dove parto, dove vado, cosa faccio, dove ho sbagliato. Credo che si sia fatto tante domande. Lo presentiamo all'ex di Shanti. Non c'entrano niente uno con l'altro. Eppure entrambi si sono presentati a un vivente, in sogno. Mm. È come se mi presentasse una rosa che è contemporaneamente di diversi colori. Ed un bordeaux, un bianco e un azzurro. Ed è a bocciolo. Ora non è sbocciata. Dice come la nostra storia. Non ha fatto in tempo a sbocciare davvero, però aveva tanti colori. Poi mi fa vedere una bicicletta.
L'ex di Shanti. Sì. Mm, è su un ospedale. Ma questo sogno in cui si sono parlati, quale senso ha? Questa Non so, storia che lui ha hanno... fatto delle, tipo delle terapie endovenose? Non capisco, perché mi sembra Una come cosa se simile, sì, sia, sì, sì. ok, in un ospedale che deve fare terapie, cose del genere, no? Però mi dice che questo sogno è come se fosse una sorta di prosecuzione di un discorso che loro in qualche modo avevano iniziato, che lui era ancora vivo. Mm. Qualcosa si erano detti, però poi è diventato più intenso durante il sogno, anche perché lui ha potuto comprendere altre cose che mentre era in vita non poteva capire. Mm, no, come se anch'io, dice, anch'io ho stentato a credere che finisse così. Poi ho Mm. capito. Questo era il messaggio che si sono scambiati e che lei non ricorda, giusto? Il messaggio che si sono scambiati, no, era proprio di più, cioè come se fosse un discorso. Mm. Non so, non vedo solo una frase, ma un discorso Sì, sì, reciproco sì, messaggio, in, nel senso. in cui anche lei era, a un livello di coscienza superiore, no? Nel sogno e quindi poteva comprendere quello che lui diceva. Ehm, Poi però, ritornata nella veglia con il suo livello di coscienza, non riusciva più a trasdurre, diciamo, no? Ehm, Lui dov'è? mm, Lui dice che è nella pioggia. Non so come mai gli è rimasta così impressa la pioggia, che ha a che vedere con la pioggia, le nuvole e la pioggia. Io adesso posso essere dappertutto, prima non era così. Prima ero davanti a mia mamma, mi fa vedere una mamma con le mani sul volto, Mm. e, come se per diverso tempo fosse rimasto legato alla mamma, no? Invece adesso dice io posso essere dappertutto, eppure in nessun luogo. Io adesso ho una vera leggerezza e Conosce il, por- posso andare a sfiorare i piedi di Shanti. conosce il portale aureo. Sì, è una bella casa. C'è già andato? Sì, non ce n'è di più accoglienti. Quindi l'abbiamo tirato fuori da lì. Poi tornerà lì, lui. Mi dice che la verità è l'espansione. Mm, è la non locazione. La verità è turchese. Non so cosa significhi. È turchese e rossa, Cosa significa? Chiediglielo. perché quando mi mostra turchese mi fa vedere la pietra e quando mi mostra rossa mi mostra una rosa rossa. Io sono nell'infinito, sono nell'oltre e in quello che per noi è al di là, cioè da voi. Allora lo salutiamo e lo E poi mi rinvitiamo. parla dei bambini del terzo mondo, Cioè, che è anche con i bambini del terzo mondo. che cosa? Lui?
la verità. Sì, sì, è come se mm, credo dia energia anche a questi bambini. Non so, mi arriva questo. Lo salutiamo. Salutiamo anche l'altro Sì, sì, certo. che va nel portale aureo o c'era già o no? C'è una malinconia che è da curare. Ancora, sai? Mm. Eh, Forse aspetta il c'è qualche figlio. sospeso, sai? Mm. Forse aspetta che il figlio lo contatti magari con una sessione. Lì dice che c'è un antico sospeso familiare. Sì, sì, sì. Si è fatto un amante, insomma, e questo ha prodotto molte conseguenze. Probabilmente è stato mandato via di casa. Io non so quasi nulla, se non che si era fatto un amante e questo in qualche modo va bene, lo salutiamo. Come se ne va? Dice che scrivimi come se volesse che il figlio possa scrivergli una lettera. Mhm. Bello. Aspetta questa lettera. Non ti preoccupare, anche se ti vuoi sfogare, lo puoi fare e io non mi offendo, non ci rimango male. Va bene, veniamo al secondo sogno. Un sognare contemporaneamente. Shanti fa un sogno pomeridiano di mezz'ora, un'ora, e scopre che il compagno che stava dormendo nella stanza accanto ha fatto un sogno simile. Lui la cercava nel suo sogno, non la trovava, mentre lei nel suo sogno non riusciva a muovere uno dei due polsi che qualcuno tratteneva e con l'altra mano libera lo ha chiamato al cellulare. Vienimi ad aiutare, non riesco a liberarmi. Quando lui è venuto, lei si è nel sogno svegliata. Quando lui nel proprio sogno l'ha trovata, che chiacchierava con due persone, si è svegliato. Cosa è successo? È come se ci fosse una bolla di Morfeo che avvolge entrambi, pur essendo loro collocati in quel frangente in due stanze differenti. Così, eh, li avvolge e viene inviato lo stesso tipo di messaggio, però poi viene realizzato ed interpretato in maniera diversa nei due sogni. Ma in realtà c'è una richiesta di aiuto da parte di Shanti in entrambi i sogni. Ovviamente nel sogno di Shanti è Chiara. Lei si sente imprigionata e chiede, telefona proprio, no, al proprio compagno di venirla a liberare. Mhm, Il compagno in qualche modo recepisce questa richiesta d'aiuto, no? E infatti la cerca un po' dappertutto, non trovandola, quindi sente che lei ha bisogno d'aiuto. Però poi, nel sogno del compagno, lei non ha realmente bisogno d'aiuto. Cioè, lei è tranquilla, serena, che sta parlando con due persone. E dice, ma non è vero che avevi bisogno di me, tu non avevi bisogno di me. Invece nel suo sogno lei ritiene di aver veramente bisogno di lui. Quindi è come se in realtà questo sogno
è partito da lei, ok? Dalla sua entità mentale curami, mm. ehm, che ha realizzato questo incastro in cui lei chiede aiuto, curami, però ciò che recepisce lui è ho sentito aiuto, curami, ma non è vero che tu hai bisogno di aiuto e di cura. Ed è così. Ed è così, perché essendo il suo compagno fuori, no, dalla sua entità mentale, ha in realtà recepito la parte più forte e più luminosa di Shanti e ha compreso che lei si libera da sola, che non è in reale difficoltà. Ma in ogni caso lei si libera da sola. Assolutamente, certo. Molto bello. Come lo chiamiamo questo sogno? Viene combinato, sogno combinato. Va bene. Una delle vite parallele di Shanti, utile a capire la sua attuale situazione. Mm. Qua lei è un insegnante abbastanza giovane ed entra in una classe in cui è davvero difficile insegnare. Eh, vedo questi ragazzi molto ribelli che le mancano di rispetto, che non ascoltano, che la prendono in giro, che lanciano proprio le palline di carta, gliene fanno di tutti i colori. Um, ed è come se poi lei non so, non vuole più andarci, no? Dopo poco non ha più il coraggio di andarci. Viene proprio come assillata da una serie di paure, anche paure verso il preside, che possa considerarla un'incapace, lei stessa che dice ma non riesco a farmi rispettare dai miei alunni, la paura di non riuscire a portare avanti il programma scolastico, visto che poi penso che siano nell'anno dell'esame, forse può essere una terza media, così. Ehm, con tutta una serie di angosce così, per cui lei non riesce neanche più a dormire, non riesce neanche più a mangiare. Ehm, Che è venuta questa vita? perché lei in questa vita, mm, credo che sia uno dei genitori di questi ragazzi che invece la convince a ritornare. Mm. E mi viene questo, che quando lei è in aula che rientra, dopo un periodo di assenza, riesce ad avere come collaboratrice, come aiutante, mi viene una bambina morta, cioè che appare lì in questa stanza, quindi nell'aula della classe, e riesce in qualche modo ad indicarle gli atteggiamenti da avere nei confronti dei ragazzi per tenerli a bada. Le dà proprio dei suggerimenti sulle Consciamente, cose da dire. Sì, telepaticamente, diciamo. praticamente. Mm. Lei Sì, non se ne rende conto. Sono idee sue per lei. sono idee sue, non lo so. Vabbè. Perché io la vedo questa bambina proprio trapassata. E lei così mano a mano acquista forza e fiducia e in effetti poi cambia tutto. Ecco, il rapporto con i ragazzi, lei procede nell'insegnamento, cambia radicalmente tutto. Poi in effetti questa bambina scompare, questa bambina morta scompare. Ed è come se
quello che io sento è che lei ha richiamato questa vita perché è come se lei potesse avere degli... Io glieli vedo questi amici invisibili intorno, Mm, che in qualche modo le danno dei consigli, dei suggerimenti, chi che all'inizio si sono? sono presentati sotto forma di topini, così, no? Probabilmente lei è molto appassionata di animali e per cui prendono questa forma, no? Cioè in realtà sono delle forme energetiche, no? Sono degli elementali suoi? Sì, sì, degli aiutanti, amici, collaboratori elementali, sì, certo. Sono un numero fisso o variabile? No, variabile, probabilmente in base alla situazione che lei deve affrontare. Mm. Uno che c'è sempre, c'è? C'è un pinguinetto con un cappello. Come si chiama? Ehm, Pin, Pingui? Pin. Pin. Mm. Dove lo vedi? Adesso lo vedo così sul tavolo mentre lei mangia, no? Che magari l'aiuta a sostenere quello che è il suo punto di vista, no? In una conversazione a tavola l'aiuta un pochino, no? Dai, fai valere la tua ragione. Non ti preoccupare, di quello che pensi. La incentiva in questo senso qui. Però lei non lo riesce a percepire ancora del tutto, anche se lui c'è. Va bene. Cosa vuole fare Shanti? Shanti è come se fosse con questo suo stuolo di animaletti, alcuni sembrano proprio anche delle anemoni, cose così, no? Un po' Mhm. delle meduse, non so. Così e va verso il cluster insieme a loro. Come se lei abbia ancora molto contatto con un mondo fanciullesco, un po' fiabesco. Va anche E, con Pin, il pinguino? sì, sì, sì. Ehm, Anche per quello forse che ho visto il suo cane sotto forma di Pluto. Mm. Poi vediamo un po' come questo cluster, come una casa abbandonata, pericolante, con tutte le ragnatele al suo interno, dove ci sono degli angoli bui inesplorati. E in effetti sento anche come una sensazione di paura, no? Di andare a vedere che cosa c'è. E il suo cluster è così, un po' oscuro, un po' sconosciuto. Cosa ne fa di tutto quello che c'è di oscuro, sconosciuto e buio? Sai che sceglie di creare prima una ad eternum sole e con i suoi raggi va ad illuminare questo luogo e allo stesso tempo i raggi lo disintegrano. Quindi questo mucchietto che ne rimane viene poi portato dal vento dentro il portale definitivo. Cosa mette qui al suo posto? Delle onde colorate di tanti colori, come se fosse un arcobaleno però ondulato. Come vedi il suo avatar? Ha una bacchetta tipo come se fosse un maestro severo, che se sbaglia, no, le dà la bacchettata sulle mani. Ci fermiamo qui allora, scusa, se no si arrabbia. Che vuole fare? Shanti vuole andare contro l'autorità? Solo perché lei ha Pluto?
Vedo che il suo spirito le dà un gran coraggio in questo momento. Oh, le dà forza e coraggio per poter estirpare la scrivania e per poter mandare l'avatar via nel portale definitivo. In questo momento sento Shanti agguerrita ma anche molto leggera. Entrambe le cose, forte e senza paura. Mm. Qui cosa mette come propria creazione personale? C'è una specie di lancia che termina con un giglio. L'Eternum è fatto in questa maniera, perché è come fosse una combinazione di grazia e di forza. La grazia rappresentata dal giglio e la forza dalla lancia. Ma la mette col giglio in alto, Sì, la pianta in terra. sì, Ok. Con questa condizione, corsia di emergenza esiste ancora? no, mi viene a tutta birra. La PS e la PS sono sempre respiro e cavallo blu. Mi viene grazia e coraggio. Le entità eteriche e le tre mentali, costrizioni, instabilità e curami esistono ancora con gli impianti. No, Nuova vibrazione. 4,5 è veramente poco per una come Shanti che si è presentata anche allegra e spensierata. 300, Consapevolezza. 180, PS. 49, Vite. 1793, Le ha diminuite tanto, eh? Cervello 10,3, e suscettibilità ipnotica. 55, 3D. 32. E vivacità animica adesso è a 100. Ora sì. Molto bene. Shanti è scintillante. Sì, sì, è assolutamente brillante, frizzante. Eh, percepisco proprio questo alleggerimento. Ehm, questo non dover essere più tenuta frenata, bloccata in terra, ma proprio perché è leggera la possibilità di alzarsi senza freni. Cosa fa? Che messaggio lascia al compagno nel cinema? Gli dice qualcosa tipo, dai, lasciati andare un po' anche tu alla fantasia, che è divertente. Vedo che gli tira proprio un braccio, no? Quasi per convincerlo, sai, no? Scherzosamente, allegramente. Al cugino. Netto. Ehm, posso entrare un po' nel tuo mondo. È un qualcosa che ci arricchisce. Al padre. Sei il mio cuore, io sono il tuo cuore. Eh, ehm,
Non so, sembra che tutto qua sia perdonabile, perdonato. Mm, c'è un grande amore qui. Alla mamma. Vedo che le sposta un po' i capelli e le dice: Dai, mamma, non avercela su con me. È solo un gioco. Ai suoi animali. Siete dei viziati. C'è così scherzando, no? Giocando. Siete dei viziati. Ehm, e poi vedo che si mette a giocare con loro, a ridere, a mettersi anche lei a quattro zampe. Molto divertente. A se stessa. Scusa, Shanti, ma quella è una pigna che hai in mano? È una pigna? Non capisco. Sì. Pensa che da un po' che gioca con una pigna, Shanti. Tonda. Di un cipresso, cos'è? Di un cipresso, guarda che bravo. Messaggio a se stesso con la pigna di un cipresso in mano. Stessa? Ho la forza, il profumo e la saggezza di questo elemento. È tutto concentrato qui in me. Io lo vedo e lo vivo. Basta? E è come se stesse proprio andando al centro di se stessa, come se quella pigna fosse proprio la sua ghiandola pineale al centro. Lei sta confluendo lì. La vedi tutta nel sesto chakra, Mm. in posizione di meditazione. Rilassata, una meditazione, una posizione di meditazione rilassata. Va bene. Qualcosa da aggiungere? La vita va vissuta con freschezza e spontaneità. Io questo lo sento e ora farò così.